Eccoci qua per tutte le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o anche ascendente leone o anche luna e venere in leone. E questo è un video che ti deve arrivare adesso, in questo momento esatto, in base a quello che puoi vivere nelle prossime ore o nei prossimi giorni, quindi è sempre valido da questo momento. Vediamo cosa devi sapere come destino immediato e una guida, vediamo cosa hanno da dire gli spiriti in merito a questo esatto momento. Allora, partiamo dagli oracoli. Leone. Presenza, gratitudine nel qui ed ora, un passo alla volta. Ti stanno dicendo, la gratitudine è la porta più grande del ricevere. E questo è un consiglio in questo momento che ti stanno dando, anche se non vedi grandi realizzazioni della tua vita o proprio che vuoi, quello che desideri, quello che hai ora è tutto ciò che la tua anima desidera per portarti dove vuoi. E quindi gratitudine, la presenza. Mi viene subito da dirti di ascoltare oggi, appena hai un attimo di tempo, il podcast Magia Pratica 15. È proprio il sperimentare la gratitudine nel qui ed ora, come si fa? È un istante, te lo spiego benissimo, è in un istante lì. Perché ti dà questa direzione per portarti dove vuoi. Quindi apprezza ogni singolo istante, il caffè che stai bevendo, la finestra, la finestra che guardi in questo momento, quello che c'è fuori la finestra, la tua sedia, il tuo tavolo, perché questa è una pratica sciamanica di presenza molto forte. La presenza è questo, ti permette di aprire ampi scenari rispetto alla ristrettezza in cui la mente razionale ci coinvolge e non ci fa vedere la vastità invece di quello che stiamo realizzando e di quello che siamo. Incontro con il vero sé, purezza del cuore. È un momento in cui ti stai avvicinando alla vera essenza di chi sei, quello che sei tu, quello che il tuo cuore veramente desidera. Allora ti dicono di avere fede in quello che c'è adesso davanti ai tuoi occhi, perché ti sta conducendo alla vera essenza e presto avrai un incontro con non solo con delle persone che ti rispecchiano la tua vera essenza, ma è avere, io sento questa immagine di te in questo momento, che provando la gratitudine nella presenza, tu incontri un'altra realtà e quell'altra realtà è proprio l'espressione della tua vera essenza. Sentirai il cuore che ti pulsa, forte, che ti batte. Ok. È un ritorno alle origini della tua essenza, l'essenza vera al di là dei costrutti, no? E qua abbiamo il principio femminile: ricettività, sensibilità, accoglienza, flessibilità. Stai sviluppando il potere femminile. Il potere femminile cos'è? È la magia, è la capacità di plasmare la realtà, partendo da una fede nel mistero, fede in ciò che non sai. Con l'immaginazione creativa, se fai con me il percorso sciamanico, sai bene come si fa. Lo trovi qua sotto l'info box in descrizione per chi fosse nuova o nuovo. Allora, stai vivendo un momento in cui la tua parte femminile sta plasmando la tua realtà, facendoti incontrare la bellezza del momento presente per realizzare i tuoi obiettivi. Potresti avere una figura femminile accanto, per alcuni di voi, che rispecchiano questo archetipo. La figura femminile
o è fuori o è dentro, sono due aspetti della stessa medaglia, no? Allora potresti essere madre, allora quell'archetipo materno ti sta portando ad avere gratitudine profonda per ciò che hai generato. Questo ti porta a realizzare ulteriori obiettivi. O potresti avere una figura femminile di riferimento tua che ti sta portando a realizzare l'accoglienza del tuo vero sé e non averne più paura. Fidati di questo, ti dicono. Ok, vediamo cosa ci dicono. Prendiamo i tarocchi della Dea per te. Leone. Abbiamo vissuto o stiamo vivendo con... Qua abbiamo il diavolo, no? Il diavolo è una carta che mi parla di attaccamento alla sofferenza, anche attaccamento... La sofferenza è quello a cui siamo più attaccati. Non siamo attaccati alla gioia, perché siamo abituati a stare nella sofferenza come esseri umani, almeno fino a questo momento storico. Allora, mi dicono che vuoi ottenere qualcosa, stai andando ad ottenere qualcosa, però ci sono dei lacci che grazie al principio femminile verranno sciolti per ottenere quella cosa. Procediamo, vediamo. Sì, il Papa. Allora, 15-5, 15-5, sono due ottave differenti, no? Allora, mi stanno dicendo che in questo esatto istante tu stai vivendo questa trasposizione. Il dolore per la sofferenza, il dolore a degli attaccamenti, li stai trasformando in lezioni spirituali. Allora tu prenderai adesso delle decisioni che faranno e ti daranno la prova provata della tua maestria interiore. Le tue decisioni non sono opinabili, non sono negoziabili. Decidi tu, mi dicono. E ti dicono anche un'altra cosa. Molte di voi stanno avendo una guida spirituale femminile. Una guida spirituale femminile che li sta aiutando a fare il passaggio dall'attaccamento, dalla sofferenza in trasformazione, in potere, in medicina. Fammi continuare. Il tuo cuore sta per aprirsi a un amore indissolubile, c'è l'asso di coppe. L'asso di coppe. La gioia di scoprire chi sei veramente, come questo bellissimo calice, sotto l'incontro con il vero sé, purezza del cuore, è uscito l'asso di coppe che è il cuore, l'amore. Allora, io credo che qua ci sia un passaggio di karma molto importante, perché io qua vedo lacrime di gioia per la riscoperta di chi sei veramente, della tua capacità di darti, di offrirti alla vita. 7 di coppe, ti si aprono degli scenari davanti a te, nuove possibilità. Lo so che sei stanca o sei stanco, che hai lottato tanto, è come quel guerriero che non si è mai arreso. Mi dice, questa lettura mi sta dicendo che hai vinto, che vinci. Allora, le scelte che andrei a fare da adesso, in questo momento in poi, sono scelte dettate dal cuore, non sono più scelte dettate dall'ego. Nonostante tu ti sia già confusa altre volte o confuso rispetto a quali scelte dovessi fare, adesso che molto karma è stato già adempiuto, esperienziato, il tuo cuore si apre. Io qua vedo una grande gioia frutto di grande resilienza e farai scelte dettate dal cuore. Sì. Ancora? Ti sei sentita abbandonata, messa da parte, esclusa, la sensazione di perdita era dovuta a questi attaccamenti qui che devono essere esperienziati per farti integrare l'azione spirituale. Una sensazione di perdita o di carenza
magari non ho quello, non ho quell'altro, mi sento messa da parte o messo da parte per la vita. L'abbiamo già vissuto questo. Allora stiamo cambiando prospettiva con l'appeso, delle situazioni ferme sul piano economico, materiale o sul piano lavorativo, o delle situazioni di carenza, o la vita ci ha fermato. Può averci fermato con un problema fisico, può averci fermato con un evento, o ci siamo voluti fermare per cambiare prospettiva rispetto a certuni eventi particolari, no? L'energia si sblocca all'improvviso. Tutto ciò che era fermo, tutto ciò che ti ha destato questo scompiglio interno, si sblocca. Qua vedo movimento col cavaliere di bastoni, movimento, energia, spostamenti, viaggi. Vedo che fai dei viaggi o fai degli spostamenti, o semplicemente è proprio un muoversi, movimenti verso di te. 4 di spade, hai aspettato tanto questi movimenti. Io ti dico una cosa, sta per nascere dentro di te un'energia nuova, pazzesca, ed è come se la tua coscienza indirizzasse questo movimento, questa voglia di emergere verso la strada giusta, va bene? Verso la strada giusta. Non fai, cioè emerge questa tua, non è impazienza, questo tuo fuoco, e col 4 di spade che mi dice ferma, questo fuoco lo metto all'interno per agire all'esterno perfettamente. Continuiamo, appunto, le situazioni si sbloccano, continuano a dirmelo, convogliando l'energia nei punti giusti. 8 di bastoni, vedo messaggi, comunicazioni, eventi che mi parlano di celebrazioni. Vedo anche un movimento verso casa, un movimento verso una casa, oppure aggiustamenti in casa che rispecchiano anche un tuo moto interiore diverso che si sta manifestando. Vedo stabilità raggiunta e celebrazione per l'energia che si muove o per delle comunicazioni o dei messaggi. 7 di spade, forse una persona ci ha ingannato, o una persona, ci siamo fidati di qualcuno e ci ha deluso col 7 di spade, qua 10 di spade. Abbiamo avuto una forte delusione con qualcuno, non lo so in che ambito, una forte delusione con qualcuno che ci ha fatto riflettere, che ci ha stancato, allo stesso tempo non ci siamo arresi o non ci siamo arresi. Mi dice che l'energia si sblocca, io non lo so. Magari questa cosa ti ha tenuto ferma un po' di tempo, ma è come se tu, grazie a questo evento, avessi recuperato quella parte di te più vera. Hai accolto anche l'evento come immagine perfetta della tua anima, e adesso la situazione, cambiando prospettiva, e adesso la situazione si sblocca. Cos'altro? Qua abbiamo il mago. Qua hai tutti gli strumenti per realizzare tutto quello che vuoi, te l'ho già detto prima. Il mago mi parla di opportunità, di manifestazione, di realizzazione, obiettivi raggiunti, ma soprattutto il fatto di nuove opportunità grazie alla maestria tua ritrovata. Opportunità di lavoro, opportunità di creazione. Il mago è creazione. È lo sviluppo delle tue creazioni. Io ti dico una cosa, è uscita l'imperatrice. Allora, qua c'è la manifestazione di tutto quello che vuoi. Questi sono tutti gli obiettivi, tu hai degli obiettivi qua. E allora mi stanno raccontando che tu vai a ricevere nei prossimi giorni tutti gli obiettivi che ti sei prefissa o prefisso. Mi raccomando di cambiare la prospettiva su certi eventi, ma soprattutto gli obiettivi che tu hai li raggiungi. Manifestazione del tuo potenziale, l'imperatrice, manifestazione della tua creatività, della tua prosperità. Ok? Che danno stabilità, che portano comunicazioni, spostamenti, perché la tua energia viene indirizzata nel momento giusto, nel posto giusto. Anche il fatto di aver mantenuto in segreto certuni tuoi obiettivi, portano al pieno sviluppo. Di non aver sbandierato, insomma, i 420, certe cose, ti dicono mantieni per te le cose. Anche questa è un'indicazione dell'astuzia strategica
dell'astuzia sacra del 7 di spade, no? Paggio di spade e mi dice che arriveranno comunicazioni, ciò che era fermo, era pendente, si risolve. La ruota del destino gira a tuo favore. Il destino gira dalla tua parte, tutto ciò che era sospeso, sospetto, tutto ciò che era un po' nebuloso si schiarisce. Con la ruota della fortuna che mi conferma il cambio che avviene rispetto a situazioni ferme, della manifestazione del tuo potenziale, cioè quello che stai chiedendo, quello che vuoi manifestare e che vuoi realizzare. 7 i denari mi dice che la tua pazienza verrà ripagata enormemente. La tua pazienza verrà ripagata enormemente. Ciò che semini adesso con questa consapevolezza verrà ripagata enormemente. È bellissima questa lettura, eh? Vediamo cosa hanno da raccontarci questi altri oracoli. Possono essere anche degli incontri di natura non solo relazionale, in vari ambiti, accordi, incontri. Vediamo. Un nuovo inizio, la fanciulla della luna. Nuovi inizi, e qua mi stanno raccontando i nuovi inizi che dal grembo cosmico qui emergi, no? Tutto ciò che era custodito nell'ombra emerge. Nuovi inizi, e te l'ho già raccontato qui. Nuovi inizi che mi parlano di realizzazione di obiettivi puri tuoi, puri, perfettamente allineati con la tua coscienza vera, perché quello che non si è realizzato in questo momento, che ti ha portato penuria o ti ha portato, sai, quelle sensazioni di sentirsi messi da parte dalla vita, soffocamento. Ecco, io ti dico una cosa, anche i personaggi stessi di quella situazione erano necessari, c'è il Papa, per far spaccare la diga della mente e aprire il cuore, asso di denari, asso di coppe. Sì. Le opportunità, nuovi inizi di opportunità. Stai attenta, attento, eccoli qua, nuovi inizi e opportunità, che ti fanno proprio felice. Ci sono delle opportunità che non sono prettamente legate alla tua anima veramente, però tu con la tua saggezza, con la ricettività, col femminile ritrovato, andrai incontro proprio a quegli obiettivi che ti fanno manifestare quello che veramente è allineato con la tua anima. Eccola qua. E grazie alla lungimiranza del paggio di spade risvegliato, tu lo sviluppi, eccola. Bellissimo. Vediamo cosa ti dicono queste altre. Giardino, guarda come è felice questa ragazza qui. Da questo nascerà qualcosa di meraviglioso. Quello che ti sta accadendo in queste prossime ore, da quello nascerà qualcosa di meraviglioso. E anche dal dolore che hai provato è nato già qualcosa di meraviglioso, perché con il Papa mi parla anche di figure che ti hanno consigliato, suggerito, che erano in risonanza con la tua anima, il lavoro anche fatto su di te. Nascerà qualcosa di meraviglioso, e c'è questa piantina qua, già lo vedi in questi giorni questo, e la pazienza del 7 dei denari ti dice da questo nascerà qualcosa di meraviglioso, ok? E questo è il numero 15, il diavolo è il numero 15, potrebbe esserci il 15, lo potresti vedere spesso in questi giorni, in queste prossime ore, a conferma di questa lettura. Ciò che hai vissuto nell'attaccamento e nel dolore è diventato medicina, facendoti nascere qualcosa di meraviglioso con queste opportunità. Cos'altro? La giustizia si avvicina a te, tutto torna in equilibrio. Ti viene dato ciò che è stato tolto. La giustizia si avvicina. Bellissimo.
Vediamo cosa ti dicono gli angeli. Stato di sogno. I tuoi sogni si stanno realizzando. Illuminazione e lucidità. Protezione per accedere ai mondi superiori. Allora, tutto è un sogno. Sia quando noi siamo svegli che quando dormiamo, siamo sempre in uno stato di sogno, sia quando stai dormendo che quando sei sveglio. Lo stato di sogno è che tutto è un sogno, anche quello che hai vissuto di difficile è un sogno, funzionale per la realizzazione dei veri scopi dell'anima e la realizzazione dei tuoi obiettivi più elevati, eccola, nella materia. Quindi avrai l'illuminazione per capire questa lettura qui. Va bene? Questa lettura qui. Ok, eccolo. La certezza assoluta devi avere su quello che ti ho detto. Certezza assoluta, supererai il dubbio. Luce che ci incoraggia nei momenti cruciali. È un momento cruciale in cui quello che accade ti farà superare il dubbio e avrai la certezza assoluta. Anche il numero 46 potresti vederlo a conferma di quello che ti sto dicendo. Ok? Poi sono 2 carte verdi. Qua abbiamo il cuore, asso di coppe, incontro con il vero sé e l'apertura del quarto chakra, o meglio, quando il dolore, che succede nel quarto chakra, gli attaccamenti, le paure, le ossessioni, quello che il diavolo nello stato in ombra è, quando il dolore passa, gli accadimenti difficili che abbiamo vissuto e l'attaccamento agli attaccamenti difficili, l'attaccamento alla sofferenza che abbiamo vissuto, sale Kundalini al quarto chakra, quegli eventi diventano medicina. E proprio da quegli eventi nasce qualcosa di meraviglioso, numero 15 come il diavolo. Da questo nascerà qualcosa di meraviglioso. Devi avere la certezza assoluta. Ok. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Consiglio. Ecco, lo spirito della vita ti accompagna. Ricorda, non sei mai solo. Lo spirito della vita è con te. Il mondo si prende cura di te. Permetti a te stesso di riposare in questa consapevolezza e senti la leggerezza dentro di te. È una carta stupenda, mi parla di leggerezza, di ampio respiro, non della pressione del diavolo, no? E degli attaccamenti. Quindi lo spirito della vita ti sta accompagnando. E lo vediamo, la vita è qua anche, l'imperatrice genera vita. Sei il creatore delle tue generazioni, delle tue creazioni e sei accompagnata o accompagnato da tutto questo. Bellissimo. Quindi ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!